Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vediamo insieme come realizzare la pochette bicolor che abbiamo già intravisto nelle slide di inizio video ed anche nella copertina. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione come al solito. Passiamo subito a elencare l'occorrente appunto per la realizzazione di questa pochette senza dubbio molto particolare. Inizierei con il filato. Ho scelto di combinare due cordini diversi tra loro. Uno è il tie lurex color rosa cipria e inserti lurex dorati e l'altro è il tie sublime nella variante petrolio. Questo è un cordino piatto, mentre questo è un cordino circolare. A questi due cordini abbinerò una fodera che sta bene con entrambi utilizzando il suo rovescio. Ho questa stoffa meravigliosa che utilizzerò sul rovescio per andare ad utilizzare nello specifico la parte dorata. Vorrei che fosse visibile appunto la parte dorata. Uncinetto numero 3, ago da lana, marcapunti immancabile, forbice che ve lo dico a fare ed un pezzettino di rete. La rete farà naturalmente la dimensione della nostra pochette. Andrà piegata in due. E inizio così per farvi già capire quale sarà la portata della nostra borsa. 2 bottoni automatici con aletta ed una catena che poi andrò a tagliare a misura naturalmente per creare la mia polsierina. Passiamo subito al tutorial. Questo progetto non andrà lavorato direttamente sulla rete, ma andremo a creare dapprima un pannello con i nostri colori, dopodiché lo andremo ad incorporare alla nostra rete, creando poi una sorta di panino, una sorta di sandwich che comprenderà appunto sia il nostro pannello che la rete, la fodera, i bottoni eccetera. Vedrete poi comunque strada facendo, non vi preoccupate. Vi voglio dare intanto le dimensioni della rete sulla quale io poi andrò a incorporare il pannello. Naturalmente in base poi alle vostre esigenze potrete variare la dimensione appunto della pochette. La mia pochette, anzi diciamo le cose per bene, la misura della mia rete è 23 cm x 30. La misura finale della pochette, ecco qua, sarà 23 cm x 15. Andremo quindi a creare un pannello con i nostri filati che sia, nel mio caso, 23 cm x 30. Andiamo a realizzare questo pannello con il punto Susanna o Suzette. Vi faccio vedere come si realizza. Innanzitutto facciamo un cappietto ed eseguiamo delle catenelle che siano di numero pari ed il numero delle catenelle pari deve arrivare a coprire la larghezza del nostro pannello. Con il mio uncinetto, il filato e le mie mani sono servite 40 catenelle. Io l'ho fatta leggermente più lunga, come potete vedere, perché poi vedremo che con la lavorazione della prima riga si andrà un pochino a stringere, quindi fuoriuscite di 1,5 cm circa, consiglio che vi do. A questo punto procediamo con la lavorazione. Ci andiamo a puntare nella seconda catenella dall'uncinetto, spero che si veda, nella seconda, ed eseguiamo nella stessa catenella una maglia bassa ed una maglia alta nella stessa catenella. Dunque, per non perdere il segno vi consiglio di andarvi a marcare istantaneamente la prima maglia eseguita, quindi non la maglia alta ma la maglia bassa, in modo da non sbagliarci. Da qui saltiamo una catenella di base, ci inseriamo nella catenella successiva ed eseguiamo di nuovo
una maglia bassa e nello stesso punto una maglia alta. Il procedimento è esattamente questo fino alla fine della riga. Lo rifacciamo insieme una volta, saltiamo una catenella di base, ci inseriamo in quella successiva ed andiamo ad eseguire una maglia bassa ed una maglia alta nella stessa catenella. Ok? Saltiamo una maglia di base, ci inseriamo nella successiva ed eseguiamo una maglia bassa ed una maglia alta nella stessa catenella di base. Ecco fatto. Proseguiamo così fino alla fine della riga. Arrivata alla fine della prima riga, mi vado ad inserire nella prima catenella lavorata, vedete, ed eseguo una maglia bassa. Tutte le righe di lavorazione inizieranno e finiranno con una maglia bassa. Vi faccio vedere come iniziare la seconda riga. Andiamo ad alzarci con una catenella e voltiamo il lavoro. Ci andiamo ad inserire nella maglia di base sottostante ed eseguiamo una maglia bassa ed una maglia alta nello stesso punto. Ecco fatto. Ci marchiamo anche da questo lato la prima maglia eseguita, quindi la maglia bassa. Questa è l'alta e questa è la bassa, in modo da non perdere assolutamente mai l'inizio e la fine del nostro lavoro. Riduciamo al minimo gli errori. Saltiamo la maglia di base successiva, ci inseriamo in quella immediatamente dopo ed effettuiamo una maglia bassa ed una maglia alta nello stesso punto di lavorazione. Continuiamo fino alla fine della riga, saltando una maglia di base ed effettuando nella maglia immediatamente successiva una maglia bassa ed una maglia alta. Eccoci arrivati alla fine della seconda riga. Ci andiamo ad agganciare nel primo punto eseguito, in questo caso non avremo difficoltà di individuarlo in quanto lo abbiamo marcato, e concludiamo la nostra riga di lavorazione con una maglia bassa, una catenella, voltiamo il lavoro e sulla stessa maglia di base andiamo a realizzare una maglia bassa ed una maglia alta. Tolgo il marker e mi vado a marcare la maglia bassa. Facendo questo procedimento di qualche secondo ad ogni riga, vi assicurerete di tirare su un pannello perfettamente diritto. E anche se sovrappensiero, magari tra un punto e l'altro, non rischierete di fare un pannello che vada un po' per conto suo. Allora, io vi lascerei proseguire da sole perché la lavorazione di questo punto non varierà, sarà sempre la stessa. Parliamo di appunto una maglia bassa ed una maglia alta. Si salta la maglia di base immediatamente successiva per rientrare nella seconda e si esegue una maglia bassa ed una maglia alta nello stesso punto. Si salta una maglia di base, ci si inserisce nella seconda con una maglia bassa ed una maglia alta nello stesso punto. Si prosegue fino alla fine della riga, che concluderemo con una maglia bassa. Una catenella, voltiamo il lavoro e sulla stessa catenella di base proseguiamo con una maglia bassa, una maglia alta e così via, fino ad arrivare al raggiungimento del nostro pannello. Possiamo scegliere naturalmente se realizzare questa borsa con un unico colore, quindi in questo caso andremo semplicemente a continuare fino a raggiungere l'altezza desiderata. In caso differente, quindi volessimo andare ad integrare un secondo colore o più colori, basterà semplicemente all'inizio di una riga cambiare il nostro colore. Mi sono portata avanti, ma vi spiego che cosa ho fatto. Dunque, ho intanto bloccato il pannello alla rete. Vedete che non è perfettamente a misura, ma comunque dovremo andare poi a collegare la rete al pannello con un altro giro di punti, quindi va benissimo questa misura, non vi preoccupate se il pannello è leggermente più stretto della rete. Che cosa ho fatto? Ho creato una sorta di sandwich perché ora noi dovremo andare a
inserire la fodera ma anche i bottoni. Quindi come ci andiamo a comportare? Dobbiamo stabilire dove inserire i bottoni e bucare con un ago la fodera nei punti in cui abbiamo stabilito che andranno i bottoni. Per poter fare questo dovremo già posizionare la nostra fodera e fermarla in questo modo senza andarla a cucire, perché chiaramente se cucissimo e fermassimo tutta la fodera poi non potremmo andare ad intervenire in questa zona, perché noi dovremmo inserire il nostro bottone nella fodera e nella rete e far passare le alettine in questa zona, quindi tra la rete e la lavorazione, e fermarla in questo punto in modo tale da avere una totale pulizia nell'interno, quindi all'apertura della nostra pochette, ed un'altrettanto totale pulizia all'esterno, quindi da fuori non si vedrà assolutamente nulla, tantomeno le alettine. Per poter fare però questa operazione, appunto, necessitiamo di preassemblare tutta la pochette senza però fissarla in alcun modo. Come andiamo a procedere ora? Abbiamo stabilito, quantomeno nel mio caso, che le dimensioni del pannello siano 23 cm x 30, quindi ora io ho deciso di andare ad applicare 2 bottoni automatici più o meno verso la fine del mio pannello e diciamo pressoché giusti per non far poi fuoriuscire il contenuto. Quindi più o meno siamo a questa altezza. Prendo il metro e lo appoggio per tenere il segno della mia pochettina. Ok, più o meno sì, direi che anche l'altezza dal bordo è giusta, è di mio gusto. Dunque 23 cm, io andrei a eliminare, a togliere 6 cm per parte circa, in modo da farmi trovare i bottoni più o meno a questa altezza. Come mi vado a comportare? Dunque conto 6 cm. Naturalmente il bottone ha una sua ampiezza, che è di circa 1 centimetro, quindi vado a contarne 5 e mezzo. 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo, quindi qui vado a mettere il mio puntino con l'ago. So da questo momento che questo è il punto dove andrà la prima asolina del bottone. Per andare dritti naturalmente basterà mettere giusto il metro, vedete? È esattamente nella stessa posizione e quindi sappiamo già per certo che questa è una linea diritta. Una volta messo il nostro primo punto, andiamo a misurare l'altezza che abbiamo stabilito, quindi sappiamo dove andare a fare poi il secondo. 2 centimetri e mezzo, perfetto, quindi da qui ci andiamo a portare sui 2 centimetri e mezzo e riposizioniamo il nostro metro. Ecco fatto. E da qui contiamo, come precedentemente fatto, 5 centimetri e mezzo. 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo. Andiamo a forare quest'altra estremità. La stessa operazione andiamo ad eseguirla nel lato opposto. Una volta tracciati i nostri punti, andiamo anche a tracciare il punto dove andrà la seconda asolina del nostro bottone, quindi indicativamente sono abbastanza flessibili, andiamo a bucare anche nelle vicinanze in modo da poter già inserire il nostro primo bottone. Cercate di essere delicate quanto possibile, perché ovviamente se si strappa tanto il tessuto poi si creano effetti davvero antiestetici. Ho inserito il mio bottone, ora lo vado a far passare nella rete, in questo modo, e blocco tutto con il mio ferma alette.
È un lavoro di pazienza, ragazzi, però ripaga, ve lo garantisco. Ecco fatto, primo bottone fissato. Ottimo. Procediamo in questa maniera per tutti e 4 i bottoni. Una volta collegati tutti i bottoni ci troveremo in questa situazione. Vi faccio vedere un pochino meglio. Ecco qui, abbiamo il bottone fissato alla fodera e alla rete, ma del tutto staccato dal nostro pannello. Quindi ora andiamo ad unire con l'uncinetto il pannello alla rete con dei punti bassi. Vi faccio vedere come procedo io. Intanto parto dalla metà petrolio perché ho intenzione di foderare in entrambi i colori per non staccare troppo. Mi inserisco nel punto centrale e prendo anche il primo quadrettino del bordo naturalmente e prendo il filo, lo estraggo e faccio una catenella per ancorare. Rientro nello stesso punto, mi prendo anche la codina ed eseguo un punto basso in questo modo. Da qui entro nel quadretto successivo prendendo uno spigolino di cordino e vado a eseguire un altro punto basso. Ancora. Io intanto, vedete, incorporo anche la codina del filo. Eseguo un altro punto basso, vado nel quadratino adiacente prendendo un pezzettino di pannello ed eseguo un punto basso prendendo anche naturalmente la rete. Vedete? Prendo il cordino e prendo la rete e vado avanti in questo modo. Sono arrivata all'angolo, man mano che procedo vado a togliere anche le mie mollette. Potete toglierle anche prima, tanto la fodera è fissata con i bottoni, quindi non c'è pericolo che vi scappi via, però io adesso le avevo lasciate per mia comodità. Vi volevo far vedere l'angolo in modo che poi potete continuare tranquillamente da sole. Arrivate al quadrettino dell'angolo, spero che si veda, andiamo a prendere una porzione di cordino, entriamo nell'angolo ed eseguiamo una maglia bassa, una catenella, rientriamo nello stesso punto ed eseguiamo un'altra maglia bassa. Dopodiché continuiamo sulla nostra riga. Vedete, abbiamo eseguito un angolo che rimane un po' morbido, quindi che non tira la lavorazione, ma comunque lavorato e pieno. Questa operazione la effettueremo in ognuno dei 4 angoli e proseguiremo appunto prendendo un punto e un punto sulla rete fino al completamento dell'intero perimetro. Io ho cercato di essere il più precisa possibile cambiando anche il colore delle rifiniture. Guardate, infatti qui ci sono le codine. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Intanto si presenta così la nostra pochette. Ancora c'è questa fodera volante. Cosa andiamo a fare adesso? Prima cosa, nascondere i fili e cauterizzare finché si può, e li cauterizzeremo proprio qui. Quindi li andiamo a nascondere per bene tutti, ce n'è anche un altro di qua volante. Tutti quelli che abbiamo sparsi in giro li andiamo a nascondere e a cauterizzare. Come ultimo passaggio andiamo ad effettuare la cucitura della fodera. La cucitura della fodera, come ho già spiegato, consiste nel andare a prendere con il nostro ago, ora vi faccio vedere un piccolo esempio, con il nostro ago andare a prendere una porzione del nostro tessuto, avvicino un po' l'inquadratura, ecco fatto, una porzione del nostro tessuto e andare poi a prendere anche una porzione del cordino. Facendo questo tipo di punto per tutto il perimetro della nostra borsa avremo una perfetta foderatura.
Cosa da non dimenticare, ormai dovreste saperlo, ma ve lo ripeto perché è sempre meglio essere precisi, ricordatevi di lasciare sempre i margini. Vedete che la mia fodera fuoriesce da entrambe le parti, vedete? Questo perché io ora, quando vado ad assemblare la fodera al corpo borsa, andrò a fare un piccolo risvoltino, in questo modo, che mi crea una rifinitura ovviamente molto più carina esteticamente. Guardate, questo è pressappoco il risultato che avremo alla fine. Quindi ora vi lascio cucire la vostra fodera, armiamoci di pazienza, il risultato sicuramente ci ripagherà. Una volta assemblato il tutto, questo è ciò che otteniamo. Quindi un bel giro perimetrale che rende compatto tutto quanto. Abbiamo messo appunto il bottone tra la fodera e la rete sottostante, abbiamo chiuso le alette e poi abbiamo incorporato il pannello con un bel giro di maglie basse a prendere pannello e rete. A questo punto non ci resta che andare a chiudere i laterali della nostra pochettina e per farlo ci aiuteremo con i bottoni che abbiamo appena inserito. Quindi la chiudiamo, ecco fatto, e andiamo ad assicurare i nostri laterali. Io ho lasciato questa inquadratura per farvi vedere meglio come vado a procedere. Ho scelto di chiuderla con il cordino petrolio, ma ne è rimasto pochino e quindi lo utilizzerò per questa operazione. Vado a prendere il mio uncinetto numero 3 e mi vado ad inserire nell'angolo interno dei due punti di ogni colore. Quindi prendo il cordino dalla parte interna del punto, non so se si vede, se è a fuoco, ecco, in questo modo forse sì, e prendo anche il secondo punto. Ora mi armo di cordino e vado a passare attraverso entrambi i laterali e a chiudermi con una catenella. In questo modo ancoro il mio filo. Da questo momento in poi arrivo fino alla fine del mio laterale eseguendo maglie bassissime, prendendo, come ho fatto inizialmente, soltanto la parte interna di entrambi i cordini. Ecco qua, quindi vado e chiudo a maglia bassissima, prendo la costina interna successiva di entrambi e vado a chiudere. Lo faccio rivedere un'altra volta, poi penso che possiamo tranquillamente procedere per nostro conto. Ora la codina la lascio perdere, perché poi comunque andremo a nascondere i fili. Vado appunto nella costina interna di entrambe le colorazioni che io ho scelto. In caso voi aveste deciso di realizzare un unico colore, comunque andrete a prendere entrambe le costine e ci andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Questo è il procedimento che dobbiamo utilizzare per cucire entrambi i nostri laterali. Vi lascio continuare da sole, naturalmente al termine tagliamo il filo, lo nascondiamo e lo cauterizziamo con molta attenzione da entrambi i lati. Ci vediamo con il progetto terminato. È bastato aggiungere una porzione di catena in metallo dorato, agganciando le due estremità negli stessi punti in un angolo della pochette per ottenere una elegante polsierina. Questo è il tipo di indosso che io avevo pensato per questa pochette. Naturalmente c'è anche questo ed è il motivo per il quale ho lasciato abbondante la polsiera. Possiamo, cambiando mano naturalmente, andare a creare un contrasto ben diverso rispetto all'altro. Come vedete, ho avuto questa idea, volevo una pochette capiente, elegante, ma che fosse anche versatile. In questa maniera davvero possiamo adattarla ad ogni tipo di look, perché in questo modo possiamo tranquillamente renderla molto più sportiva se vogliamo, anche se resta un gioiellino, ammettiamolo. Andandola ad aprire per farvi vedere
come si presenta all'interno. Abbiamo una totale pulizia perché non ci sono punti in vista, non ci sono cordini straripanti. La fodera è perfettamente cucita, come vedete. Ho già fatto qualche prova, ci entra tranquillamente il cellulare, un portacarte, anche un piccolo borsellino per la moneta e delle chiavi. Assolutamente contiene il tutto senza alcun problema. D'altronde misura ben 23 cm, quindi non è una pochettina così piccola. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a mettere il like al video e ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare anche la campanella per non perdervi tutti i miei contenuti e vi invito anche ad iscrivervi su Instagram. Vi lascio il mio link anche in descrizione. Vi auguro un'ottima settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.